Benvenuto o bentornato sul mio canale. La lezione di oggi è un po' particolare perché unisce vocabolario utile e grammatica. Impareremo alcune congiunzioni fondamentali per parlare in italiano. Le congiunzioni sono come dei ponti, sono delle parole magiche che ti permettono di unire, collegare le parti di un testo creando delle connessioni logiche. Conoscere le congiunzioni di cui ti parlo oggi è fondamentale per parlare in italiano con naturalezza e fluidità. La particolarità delle congiunzioni di cui ti parlerò oggi è che devono sempre essere usate con il congiuntivo. Lo so, se mi conosci da un po' di tempo, sono sicuro che il congiuntivo ti sta uscendo dalle orecchie, perché ne parlo molto spesso. Però è un modo verbale fondamentale della lingua italiana. E se ancora non sai quando usarlo, forse può esserti utile la mia guida gratuita, che ho preparato un po' di tempo fa, che puoi scaricare comodamente cliccando il link nella descrizione del video. Se non mi conosci, io sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con l'italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono le mie lezioni e non vuoi perderne nessuna delle prossime che pubblicherò, ti consiglio di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. E ora cominciamo subito con la lezione. Ti leggerò un brevissimo testo che contiene alcune delle congiunzioni che impareremo oggi. Martina vuole cambiare casa e trasferirsi in un quartiere più centrale, in modo che non ci sia bisogno della macchina per ogni spostamento. Visto che lavora spesso da casa, cerca un ambiente silenzioso e ordinato, affinché possa concentrarsi meglio durante le riunioni e organizzare le sue giornate con più serenità. Le congiunzioni a cui dobbiamo prestare particolarmente attenzione sono in modo che e affinché. Cominciamo con in modo che. In modo che è una congiunzione che indica uno scopo, un obiettivo, un fine. Martina vuole cambiare casa e trasferirsi in un quartiere più centrale, in modo che non ci sia bisogno della macchina per ogni spostamento. Come puoi vedere, la congiunzione in modo che introduce uno scopo, un obiettivo ed è seguita da un verbo al congiuntivo. Esistono anche altre congiunzioni che hanno lo stesso significato e si usano sempre con il congiuntivo, come affinché, perché, oltre a in modo che. Tutte queste sono congiunzioni che introducono una finalità, uno scopo. Nel testo che ti ho letto prima avevamo anche la congiunzione affinché. Visto che lavora spesso da casa, cerca un ambiente silenzioso e ordinato affinché possa concentrarsi meglio. Vediamo degli altri esempi con tutte queste congiunzioni che introducono uno scopo. Ho chiesto scusa a Francesca in modo che mi perdonasse, in modo che è seguito da un verbo al congiuntivo, ma questa volta è un congiuntivo imperfetto, perché stiamo descrivendo una situazione passata. Compro i biglietti aerei con molto anticipo affinché siano più economici. Apro la finestra perché entri un po' d'aria fresca. Questo uso di perché come congiunzione che introduce un obiettivo è poco conosciuto dagli studenti e lo trovo molto interessante
quindi ti consiglio di prendere nota. E ora ti leggerò un altro testo che contiene altre due congiunzioni che appartengono a un'altra categoria. Luca sta organizzando un viaggio in treno per attraversare l'Italia da nord a sud. Sebbene sappia che il tragitto sarà lungo e faticoso, preferisce questa soluzione per ammirare il paesaggio e godersi il percorso. Nonostante sia sempre più comodo viaggiare in aereo, il treno ti dà molta più libertà di definire il tuo itinerario. Le congiunzioni su cui dobbiamo concentrarci sono sebbene e nonostante. Tecnicamente queste si chiamano congiunzioni concessive e sostituiscono anche se. La frase del testo che ti ho letto prima è: sebbene sappia che il tragitto sarà lungo e faticoso, preferisce questa soluzione. È come dire: anche se sa che il tragitto sarà lungo e faticoso, preferisce questa soluzione. Anche se è sempre seguito da un verbo coniugato in un tempo dell'indicativo, mentre sebbene è sempre seguito da un verbo coniugato in un tempo del congiuntivo. Le altre congiunzioni concessive, che hanno lo stesso significato di sebbene, sono nonostante, benché, malgrado. Tutte queste congiunzioni sono seguite dal congiuntivo e hanno lo stesso significato. Nonostante sia sempre più comodo viaggiare in aereo, il treno ti dà molta più libertà di definire il tuo itinerario. Vediamo altri esempi. Sebbene piovesse, siamo usciti lo stesso. Qui ho usato il congiuntivo imperfetto perché sto esprimendo una situazione passata. Potrei anche dire: anche se pioveva, siamo usciti lo stesso. Nonostante fosse stanca, Elisa ha continuato a studiare. Benché Claudio mangi un sacco, non ingrassa mai. Malgrado avessi la febbre, sono andato lo stesso a lavorare. Prima di continuare con il prossimo gruppo di congiunzioni, voglio ricordarti che è disponibile il PDF gratuito con la trascrizione della lezione di oggi. In questo PDF potrai trovare la mia spiegazione con alcuni esercizi molto utili per ripassare il contenuto del video e metterlo subito in pratica. Come sempre lo puoi scaricare in modo molto facile e gratuito semplicemente cliccando il link nella descrizione del video. E ora ti leggo il terzo ed ultimo testo della nostra lezione. Giulia sta pensando di accettare una nuova proposta di lavoro in un'altra città. Ha detto che sarebbe disposta a trasferirsi, a patto che lo stipendio sia più alto e purché l'azienda le garantisca la possibilità di lavorare da remoto alcuni giorni alla settimana, perché per lei è importante mantenere un buon equilibrio tra vita professionale e vita privata. Le congiunzioni a cui dobbiamo prestare attenzione sono a patto che e purché. Queste congiunzioni introducono una condizione necessaria affinché si verifichi ciò che è espresso nella frase principale. Quello che ho detto sembra difficile, ma vediamo subito degli esempi concreti, così sarà tutto molto chiaro. Ha detto che sarebbe disposta a trasferirsi, a patto che lo stipendio sia più alto. Lo stipendio più alto è la condizione necessaria affinché Giulia decida di trasferirsi. Se lo stipendio non sarà più alto, lei non accetterà il lavoro e non si trasferirà. Quindi la congiunzione a patto che introduce una condizione necessaria.
L'altra congiunzione che abbiamo trovato nel testo che ti ho letto è purché. Purché. Ha detto che sarebbe disposta a trasferirsi, purché l'azienda le garantisca la possibilità di lavorare da remoto. Anche la congiunzione purché introduce una condizione necessaria. Giulia si trasferirà solo se l'azienda le garantirà la possibilità di lavorare da remoto. Vediamo qualche altro esempio velocemente. Ti presterò la macchina, a patto che tu faccia benzina. Vengo con te alla festa, purché non ci sia troppa gente. Un'altra congiunzione che ha lo stesso significato di a patto che e purché è a condizione che. La mamma di Sara le ha detto che poteva uscire a giocare, a condizione che prima finisse tutti i compiti. Ed è tutto per la lezione di oggi. Come ho detto all'inizio di questo video, conoscere queste congiunzioni e usarle nelle conversazioni è estremamente utile per esprimersi con maggiore fluidità e naturalezza. Anche oggi hai potuto vedere quanto sia importante imparare il congiuntivo per raggiungere un livello avanzato di italiano. Se vuoi, puoi usare lo spazio dei commenti per iniziare a scrivere qualche frase con queste congiunzioni. Se il video ti è piaciuto, puoi lasciare un mi piace per sostenere il mio lavoro e per spingere questo video affinché possa raggiungere più studenti possibili. Grazie mille per essere rimasto qui fino alla fine. Non vedo l'ora di vederti nella prossima lezione. A presto!